mediatore linguistico Samir ha appena spiegato a una viaggiatrice con un bambino di origine araba cosa si deve fare durante i casi di emergenza. Ma per Samir è il secondo volo, capito? Quindi cosa sa dell'emergenza dell'aereo? No, lei in italiano, io devo tradurre. Oh, puoi mandare il curriculum, eh? Ciao ragazzi, oggi come potete vedere giornata diversa, non siamo a Milano ma ci troviamo in un posto del cuore. Oggi siamo a Siracusa, siamo arrivati con un aereo appunto da Milano, adesso la sigla e poi vi spieghiamo che cosa ci siamo a fare qua. Come è stata per la scorsa settimana che siamo stati a Genova, in Liguria, a gareggiare nei campionati di società a Genova, no? ai campionati di società liguri. Oggi siamo sempre in zona di mare, ma appunto siamo a Siracusa. Abbiamo trovato uno sponsor di Adora che ci ha pagato e ci ha finanziato, ci ha aiutato per contribuire a essere qui a Siracusa a gareggiare, e quindi avremo questa bellissima sfida di gareggiare a casa mia, a casa nostra. E quindi domani mattina, oggi è sabato e domani mattina, domenica, faremo prima sia una gara sui 100 metri alle 10:30 del mattino, che alle 12:40 faremo la nostra gara, i 400 metri. Ieri c'è stato un piccolo problema nell'allenamento di rifinitura, dove qua il mio fedele scudiero ha avuto un piccolo risentimento al bicipite destro, ma soluzione, quella diciamo dei dottori più pratici, gliel'ho data io: bevi acqua. Con Ramadan, perciò diciamo dopo le 8 Samir ha potuto bere un sacco di acqua e nutrirsi bene. Stamattina pare si sia svegliato abbastanza meglio. Sì, dai, sa, assolutamente. Abbiamo fatto perciò questo viaggio in aereo da Milano Malpensa a Catania. Abbiamo trovato un bel pranzetto qua a Siracusa fatto dai miei genitori. Abbiamo riposato, anzi io mi sono fatto un quarto di orina di dormita e adesso ci stiamo girando. No, adesso andiamo in questo posto, ragazzi. Esattamente quello dietro di Cannata. Girate così, yacht il tuo. Madonna santa. La prima 15 pizza anni fa. Qua l'hai portata a mangiare? 15 anni fa. Allora devo ho fare portato quello quella lì. che adesso è mia moglie. La mia prima pizza è il mio primo giorno di appuntamento con lei. Qua? 15 anni fa. Come si chiama la pizzeria? Vediamo se la rete. 18 anni. Pizzeria Duomo. Mica che posto romantico però, Questo qua, come ti dicevo, è il Duomo. Tutto il colonnato particolare, con capitelli, le statue. Bestiale. Arrivati al Pippo di Natale di Siracusa. Siamo così, E questo è il tempo, sta piovendo praticamente. Questo qua è il tempo. Sta praticamente. È lungo un 400 qua, Stiamo facendo un giro di ricognizione di campo. E qua, diciamo, ha smesso di piovere. Però fa un freddo cane. Fa un freddo cane. Siamo venuti a Siracusa per prendere 15-16 gradi, ma soprattutto un'umidità bestiale. Questa era una delle incognite che potevamo mettere in conto. Abbiamo preso il pettorale, abbiamo rincontrato un sacco di amici. Qua c'è la storia. Appena siamo arrivati, tante feste, per averci rivisto qua in giro. Abbiamo rincontrato anche qualche competitor con il quale potremmo correre soprattutto la gara dei 100 metri, e speriamo che ci mettano in batteria insieme, così diciamo diventa anche abbastanza competitiva, no? Quello che dobbiamo fare. Adesso stiamo facendo invece un giretto proprio sulla pista per sentire le sensazioni, toccarla e vedere un po' che reazioni ci può dare così a primo impatto, e soprattutto per sgranchire le gambe, perché ci siamo alzati dal letto un paio di ore fa e ancora non avevamo fatto 2 passi.
Commento dopo la prima gara, abbiamo fatto questo 100 metri, ancora una volta abbiamo fatto il nostro personale, 12 secondi e 59 centesimi, avevamo 12 secondi e 72, quindi ho migliorato il mio personale, ma possiamo dire che non siamo contenti al 100%, perché in realtà non siamo mai entrati in gara, soprattutto dal punto di vista della coordinazione, braccia, gambe, qualcosa non andava bene. Poi un 100 metri è una gara sempre molto corta per recuperare le cose critiche, i problemi che si possono verificare. Abbiamo però gareggiato contro un ragazzo di categoria T12, un ragazzo che per la sua disabilità può correre anche senza guida. Lui si è migliorato molto nella sua prestazione. È stato bello perché ci siamo un po' tirati la gara. È stato un incentivo sicuramente a migliorarci noi, e adesso piccola analisi su quello che non è andato bene, cioè questo problema della coordinazione, come dicevo. Facciamo un giro di defaticamento, ci rilassiamo un po' e poi si riprende un piccolo richiamino di riscaldamento prima di affrontare alle 12:40, mancano un'ora e mezza circa, la gara nei 400 metri. Ci vediamo dopo. Eccoci qua, siamo ripreparati per andare a casa, abbiamo fatto i 400. Com'è andata, Sami? Abbiamo chiuso sotto il minuto, essendo che mi sono fermato a 250 metri e mi ha tirata tutto quanto. Io urlavo dei dolori nelle gambe, però è andata molto bene. In pratica, appunto, abbiamo corso molto bene i primi 220 metri, arrivati a 240 metri, quindi più o meno a tre quarti di gara, no, prima di tre quarti di gara, Samir è un attimo scoppiato sulle gambe, pensavo si fosse fatto male, e quindi poi insomma gli ultimi 180 metri li abbiamo passeggiati, diciamo così, non l'abbiamo veramente corsi, ecco. Abbiamo tagliato il traguardo giusto per onorare la gara, ecco. Non possiamo dire di essere contenti, c'è tanto da lavorare ancora, quindi bisogna stare solo zitti, capo a terra e lavorare tanto. Ci vediamo dopo, magari riusciremo a fare un saluto per chiudere il video anche con un mezzo sorriso. A dopo. Eccomi qua, 1:27, sono arrivato a casa da un paio di minuti dopo un viaggio serale in aereo da Catania per Malpensa, poi traffico il treno, il taxi. Adesso la serata praticamente di questa 2 giorni siciliana si conclude con una arancina ragù e una cipollina prese all'aeroporto di Catania. Ho appena chiamato Samir per capire se anche lui è arrivato a casa, e ancora lui sta girando con i mezzi in giro per Milano. E che dire di questi 2 giorni? Ci sono stati tanti momenti di gioia e tanti momenti in cui dobbiamo prendere dalla sconfitta quello che più è meglio prendere. Quindi dobbiamo lavorare tanto e dobbiamo adesso riposarci un paio di giorni e poi riprendere, perché diciamo fra 2 o 3 settimane ancora dobbiamo decidere. Abbiamo delle gare importanti che ci preparano poi a quelle di maggio, quindi sicuramente ritorniamo con un personal best sui 100 metri, e per giunta corso non tanto bene, e poi diciamo un 400 sicuramente da dimenticare nella maggior parte delle sue parti, ma da rianalizzare nei video, nei filmati, e prendere quello che di buono c'è. E quindi noi ci vediamo alla prossima settimana, al prossimo sabato, per un nuovo video. Iscrivetevi al canale, mettete like se vi è piaciuto il video e condividete. Ciao, al prossimo sabato. This
This one just for my gang.